Ciao a tutti da Coin1988 e benvenuti a un nuovo video tutorial di Revelation Online dove spiegherò che cosa è possibile fare nella base di Gilda e andremo un po' in giro per la base e vi farò vedere tutte le cose che è possibile fare qui in base. Cominceremo da qui, che è il punto dove respawnate quando cliccate su Unstack o quando entrate in base Gilda, e man mano mi sposterò, vi farò vedere un bel po' di cose. Cominciamo da questo NPC, Renato Baldwin, che vi dà delle quest giornaliere che trovate anche cliccando sul pannello di Gilda, ed è questo qui, Guild Daily Quest. È una quest composta da 10 quest, possiamo dire. Sono molto facili da fare, di solito in 10-15 minuti si finiscono. E questo è il primo NPC. Poi troviamo a fianco un altro NPC che è un mercante di medicine. Voi potete comprare questa roba qui e alcuni di essi, se siete a livello basso, vi verrà chiesto appunto da Renato Baldwin per completare le quest. Poi dall'altro lato troviamo un NPC che è Mena Kinot, dalla quale potete comprare altri oggetti, sempre usando Felti. Sono oggetti che in realtà trovate anche cliccando sul pannello di Gilda e poi su Noble Treasury, ma comunque se voi preferite andare dall'NPC potete anche venire qui. Questa generalmente è una taverna. Voi ci entrerete per fare la prima missione di Renato Baldwin. Questo qui serve per fare la run, che è una quest di Gilda. Dall'altro lato invece troviamo il tabellone dove trovate altre quest sempre utili per fare felti e oggetti da donare alla Gilda. A fianco troviamo invece 3 NPC che sono uno il vostro inventario, non questo che trovate cliccando B, ma è un altro inventario che si divide a sua volta in inventario e inventario dei pet. Quindi voi cose che non utilizzate spesso le potete mettere qui. Questo NPC lo trovate anche nella mappa normale. A fianco, per chi non ha sbloccato il mobile auction, può passare qui per vendere item che non vi servono. Non è altro che un'asta dove voi mettete gli oggetti che non vi servono e li vendete. E infine c'è l'NPC della posta, che in realtà io non utilizzo mai perché la posta è qui in alto, però lo clicco per farvi vedere. Vedete, non è altro che un NPC che vi fa vedere le mail inviate e ricevute. Rimanendo sempre qui nella piazza, troviamo un altro importante NPC che è questo qui, Nobleman Oertic, nella quale voi dopo il livello 50 fate apply to be a merchant e vi sblocca una quest che si può fare 5 volte al giorno, la quest che vi ho detto in un altro tutorial del cammello. Spostandoci, partendo da destra, troviamo il Noble Treasury, che prima aveva più utilità, adesso non c'è più. Prima c'era un NPC che appunto del Noble Treasury, dove potevate comprare gli item che voi trovate qui.
Prima c'erano nel PC, adesso l'hanno messo qui, ma l'utilità era questa. Spostandoci di nuovo in mappa, andiamo verso il Cultivation Space, dove voi trovate due NPC importanti, che sono questo qui, dove voi potete alzare le vostre stat, ma questo è fattibile anche premendo C e poi su Progress. Vedete, vi si apre la stessa schermata. E poi c'è questo NPC fungo, dalla quale potete expare le vostre special skill. Io ne metto una per farvi vedere. Vi detrae felti e per un'ora vi expa la skill. Potete farne anche due, la seconda però vi costa un pochettino di più. Un'altra cosa importante da poter fare nel Cultivation Space è entrare in questo portale e vi porta al dojo, dove voi potete fare pratica per chi è meno esperto con questi manichini e diciamo fare allenamento usando le vostre skill e simulare tra virgolette il danno e un combattimento contro questi qui, contro i manichini. Per uscire da questa zona vi basta tornare sul portale e voi ritornate al Cultivation Space. Come vedete mi ritrovo qui e cambiando zona andiamo al Machine Room, dove in realtà anche qui c'era un NPC, ma anche qui adesso aprendo il pannello di Gilda, quello che potevate fare prima dall'NPC lo fate qui cliccando su Machine Room, ed è comprare pezzi che magari vi potrebbero servire per il vostro personaggio. Spostandoci andiamo verso il Tower of Loyalty e ci andiamo subito, dove qui troverete un altro NPC importante, dove voi prendete i buff di Gilda. In genere il primo è gratuito, poi dal secondo in poi vi chiede felti e diciamo c'è un limite giornaliero, avete 10 run da poter fare, perché magari qualche buff non è utile per la vostra classe, quindi lo cambiate, ma in realtà sono meno di 10 i buff che potete attivare sul vostro PG giornalmente. Proseguendo andiamo verso il Funland, dove in genere vi ci porta per una quest di Gilda e dove ci si affrontano anche dei boss insieme alla vostra Gilda. Io ve lo faccio vedere, ma in realtà non ci sono NPC, quindi è solo una visita panoramica. Come vedete questo è il Funland di Gilda, c'è un'ampia piazza e vi ci porterà qui per una quest del tabellone e per una quest di Renato Baldwin. E poi qui, se la vostra Gilda attiverà il boss di Gilda, comparirà il boss. Cambiando nuovamente zona, vi porto dal Feeling Site,
dove non è altro che, diciamo, un posto dove potete tagliare legna. Anche qui una quest di Renato vi ci porterà, la seconda precisamente, e voi volendo quando ci passate vi potete fermare da questi alberi che brillano, premere F vicino ad essi e il vostro personaggio taglierà legna che potrete donare alla gilda e ottenere in cambio fealty. C'è un limite giornaliero che dipende dal livello della struttura che la vostra gilda ha. Qualcosa di simile troviamo qui ed è la miniera. Ora ci spostiamo rapidamente e vi faccio vedere un po'. Come vedete io ci sto andando manualmente, ma ci sono dei portali vicino e di solito vi ci porta per una quest di Renato anche qui. E ai livelli bassi vi ferma qui, poi man mano che sbloccate roba vi sblocca, vi apre un po' di più la miniera, e sia a livelli bassi che a livelli più alti voi troverete la mittite che potrete minare e come per la legna voi la donate alla vostra gilda e vi dà fealty. Stessa cosa, c'è un limite giornaliero che dipende dal livello della struttura che la vostra gilda ha. Poi ci spostiamo verso il Guild Inventory. Come vedete il Guild Inventory è questa struttura qui. In genere non si viene spesso dall'NPC perché voi venite qui per depositare o, se siete ranghi alti, prendere qualcosa dal deposito gilda, che è questo, è diverso dal deposito personale, ma in genere si può arrivare a questo NPC, potete fare le stesse identiche azioni premendo G, aprendo il pannello di Gilda, cliccando su base e poi cliccando su Guild Inventory. Osservando la mappa rimane solo il meeting hall e noi ci andiamo. In genere non ci potete fare granché in questa struttura perché è un qualcosa che serve più ai ranghi alti che a voi, ma si presenta così, tipo un palazzo reale. Questo è il meeting e aprendo infine la mappa possiamo vedere che abbiamo visitato tutti i posti che c'erano da visitare. Quindi a me non rimane che ringraziarvi e spero che questo tutorial vi sia utile e vi auguro una buona giornata. In caso abbiate delle domande potete sempre lasciarle nei commenti e appena le leggo vi risponderò. Quindi, detto ciò, ringrazio tutti quanti. Da Coin 1988 è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial.